Il settimo chakra è anche chiamato chakra della corona. Si può definire l'interfaccia tra la coscienza individuale e quella cosmica, universale. Il settimo chakra è collegato con la corteccia cerebrale e con la ghiandola pineale ed è a partire proprio dalla sommità del capo che inizia lo sviluppo dell'embrione, come se un filo sottile di luce ci unisse al cuore dell'universo. Da questo luogo, un tempo, abbiamo iniziato il nostro viaggio verso la vita e ogni volta che entriamo in contatto con il settimo chakra sperimentiamo nuovamente l'unità con il nostro principio originario divino. Il chakra prosegue la sua evoluzione compiendosi nella saggezza, nella conoscenza spirituale e nell'insegnamento. Una chiusura, una carenza di Sahasrara comporta un impedimento al flusso energetico di arrivare alla coscienza, portando nella vita della persona un ripetersi di schemi che si ripropongono in continuazione nel tentativo di raggiungere la coscienza. Un eccesso di questo chakra è tipico nelle persone che hanno perso il contatto con il proprio corpo e con le proprie emozioni. Si può manifestare con un eccessivo intellettualismo, ma anche con eccessive dipendenze spirituali o fanatismo. Un'ulteriore manifestazione di un eccesso di questo chakra sono le psicosi. I disturbi psicotici sono caratterizzati da un distacco nei confronti della realtà e da un mancato sviluppo di radicamento nei primi chakra e manifestano quindi un eccesso di tutti quelli che sono individuati come chakra superiori, quindi il quinto, il sesto e il settimo. Riequilibrare il settimo chakra attraverso pratiche meditative consente il raggiungimento di una vita cosciente e di quello che alcuni individuano come l'archetipo che consente di ricevere informazioni e chiamano il sé superiore. Quando abbiamo un funzionamento insufficiente del settimo chakra, abbiamo perdita di equilibrio psicofisico, impossibilità di discernere tra il bene e il male, suggestionabilità, influenzabilità da parte di figure carismatiche, perdita del senso della vita, del confine tra bene e male. E quindi si cade nella droga, nel sesso, nell'alcol, nel tentativo di sperimentare esperienze di estasi, elevazione spirituale, che conduce a vivere ai margini della società con difficoltà di integrazione e un senso di separazione da se stessi e dagli altri. Con un funzionamento eccessivo del settimo chakra abbiamo visioni, più allucinazioni, perdita del senso della realtà, perdita del confine, disturbi della personalità, delirio mistico, delirio di onnipotenza. Con un settimo chakra Sahasrara in equilibrio energetico, vediamo che, poiché al settimo chakra appartengono tutte le questioni relative alla coscienza individuale e a quella universale, l'apertura e l'equilibrio del settimo chakra portano uno stato di contatto e comunione costante con la forza creatrice dell'universo, uno stato di purificazione, di appagamento spirituale, di totale libertà dalle limitazioni dei sensi, degli istinti, delle emozioni e dei pensieri. È una condizione di appagamento, di beatitudine, di completa fusione con il tutto, dove non c'è più paura o desiderio, poiché nulla più manca nel possedere completamente se stessi. È lo stato descritto dal Buddha quando parla dell'illuminazione, lo stato di nirvana.